grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno, dopo che ci siamo rivisti, incontrati anche ieri sera. Sono davvero felice e onorata di essere qui con voi. Io sono una rappresentante di questo meraviglioso gruppo di giovani che siamo riusciti a coinvolgere, e devo dire che è stato straordinaria l'esperienza con loro. Questo gruppo che ha creato il Punto Giovani e che ha accompagnato in una doppia pista, in un doppio binario, questa seconda strepitosa edizione, il cammino, no? Questo evento, perché mentre voi eravate qui in sala svariate volte, noi stavamo lavorando nel mitico terzo piano con i ragazzi per preparare attività da proporvi, ma anche attività che li vedessero protagonisti tra di loro e facessero. Allora noi per questa ultima occasione, questo saluto finale, avremmo il desiderio e il piacere di presentarvi quelli che sono 4 piccoli ma preziosissimi semi che sono nati all'interno di questo evento. Il primo seme parla di un lavoro introspettivo. E qui sul palco verranno con me 3 bellissime creature che racconteranno in breve ma in modo autentico 3 loro esperienze vissute, 3 momenti magici e insegnanti vissuti in queste 3 giornate. Allora, imparate un po' a parlare come sono abituata comunque. Cosa mi ha colpito di questi giorni qua? Mi ha colpito, devo dire, più di tutti, che non me l'aspettavo sinceramente, la serata di ieri sera nella cerimonia della luce. E sì, devo dire che mi ha veramente colpito perché mi ha ricordato di respirare, cioè veramente aprire gli occhi e scordarmi di tutto ciò che c'è dietro. Cioè veramente sono una ragazza che comunque pensa tanto, ogni tanto un po' troppo, mi perdo in un uragano di pensieri, non so dove andare, aspetto qualche informazione che non arriva mai, ecco. Quindi ieri ho detto no, basta, e ho detto finiamola qua, io voglio godermela e fare entrare, diciamo, questa luce che voglio, che mi serve. E quindi sì, veramente, mi ha veramente ricordato di respirare, che c'è di mettere da parte tutte le paure, lo stress, la tensione, perché non fanno parte di me, non sono cose mie, voglio togliermele, ho detto non sono mie, basta, che vadano via da qualche altra parte, ho detto. E sì, e voglio guardarle come metterle magari in una vetrina chiusa, come un quadretto, guardarlo come una foto vecchia di famiglia, sorridere, andarmene via e non guardarle più, ecco, andare avanti senza voltarmi. E basta. Mi ha colpito il fatto che, nonostante tutto il bene che tu faccia, comunque ci sono e ci saranno sempre delle persone che comunque cercheranno di metterti dei bastoni tra le ruote o comunque cercheranno di farti del male per rovinare appunto le cose belle che fai. Ho iniziato da piccola, offrendo biscotti agli sfighi ovunque io andassi, e poi anche per perdermi nella mia preadolescenza in cui non credevo molto a niente, sì, c'è Dio ma finisce lì, per poi ritrovarmi completamente nella mia fede, cioè io come adesso credo in Dio, credo in tutto, vedo, sento e mi sento più completa. Ora credo nella fede, ho fede in me, ho fede nel mondo. Come essere giovani? Essere giovani è tipo, devi comportarti più o meno come gli altri, ovvero tipo gli altri si mettono in una maniera, tu ti devi vestire come quella maniera se vuoi partecipare insieme agli altri. Loro fanno quelle cose, tu devi fare quelle cose se vuoi essere come loro e se vuoi stare con loro, che se no non ti accettano e ti mandano via, diciamo, perché non sei come loro e quindi ti vedono come uno sfigato. Poi i social, tipo se hai dei social che agli altri non piacciono, sei sfigato. Cioè,
sei sfigato, se non sei come gli altri sei sfigato. E quindi vai con altri che sono tutti quelli che sarebbero gli sfigati di altri ragazzi e quindi ti mandano da loro. E loro poi magari ti accettano come sei, loro magari ti fanno entrare, o se no anche loro ti vedono come uno sfigato. Perché alcuni ragazzi fumano, no? E magari sono ragazzi piccoli, come la mia età, 14 anni, che fumano, alcuni anche bevono, usano canne e cose così. Allora, ci sono tipo 3 motivi, no? Perché questi fanno ste cazzate. La prima, vogliono farsi vedere, vogliono essere come gli altri appunto, e vogliono farsi fighi, non sfigati, quindi vogliono sentirsi più fighi, più grandi, più duri. Poi la seconda, magari perché vogliono, come dire, vogliono un po' distaccarsi dal mondo e staccarsi dalla realtà, e in modo, cioè, perché magari stanno male dentro, questi sentimenti dentro, no? Magari si vogliono staccare un po', quindi usano sostanze tipo canne, si ubriacano, fanno tutto per staccarsi, no? Ecco. E la terza invece perché magari prendono dai genitori, che ci sono tutti i genitori che fumano, loro non fumano, allora prendono dai genitori crescendo e vogliono provare anche loro, passano dalla prima, vanno alla seconda, vanno alla terza, vanno al primo pacchetto e niente, iniziano a fumare. Grazie. Allora, io sono Asia, sono la sorella di Kevin e continuo il suo discorso perché si è indicato una parte, ovvero che i giovani di oggi, grazie a questa tecnologia, stanno troppo sul telefono, perché la tecnologia è troppo avanzata, i giovani stanno troppo sul telefono e stanno tutto il giorno lì e non fanno niente di produttivo, creativo, non vanno in giro, non prendono l'aria, insomma. Io invece il mio discorso era il perché voi giovani dovreste, se volete, venire a partecipare con noi nei nostri gruppi. Allora, da noi non si descrivono persone, non vi ignoriamo se non siete vestiti alla moda, e, ci divertiamo insieme, facciamo tante cose belle, creative, ci stacchiamo da questi telefoni che sarebbe ora. E niente, facciamo amicizie, stiamo insieme in compagnia, parliamo tra di noi dei nostri problemi, quello che vogliamo, niente. Ciao, sono Virginia e allora mi collego con il discorso che ha fatto Asia. Allora, infatti in questo gruppo non si giudica, non viene indiscriminato perché è come se ci fosse come se ci fosse una connessione tra di noi e anche negli esercizi che facciamo, che iniziamo tipo ad ascoltare il corpo e la mente e impariamo ad ascoltarci e ad ascoltare anche gli altri. E per esempio anche su di me, posso dire che tipo tempo fa non avevo molta autostima, poi abbiamo fatto questo incontro a Verona e anche facendo visualizzazioni che ho imparato sia in seduta sia nell'incontro a Verona, e ho capito che questo aiuta anche ad avere più autostima. Poi se hai un obiettivo ti puoi focalizzare e fare questi tipi di cose dentro la testa, non so come dire, e aiuta tanto, anche io che sono partita scettica su queste cose. Questo è un tema importante, profondo, delicato, non meno degli altri, ma diciamo che ci troviamo in un contesto nel quale questo terzo semino può essere portato in manifestazione. È il semino che parla della connessione con l'oltre. Qui in sala sicuramente ci sono abbastanza persone che hanno conosciuto l'esperienza della disincarnazione, non propria, ma di qualcuno di caro, magari un figlio, una figlia. Era il momento di
testimoniare, magari con una vostra voce o anche solo un'alzata di mano. C'è qualcuno che ha voglia di alzare la mano? Io la alzo per dire conosco questa esperienza. Eccola lì. Grazie, scusate. Allora, questo terzo gruppo, questi 3 rappresentanti ci portano una loro parola. Non voglio anticipare niente, voglio che siano loro a parlare. Ciao a tutti, mi chiamo Leonardo Sabatini, vorrei raccontare della mia esperienza. 1 anno e mezzo fa è venuto a mancare, si è disincarnato mio fratello Lorenzo, di 21 anni. Lui era un ragazzo semplice, generoso, con un cuore purissimo, voleva sempre aiutare il prossimo. Quando vedeva qualcuno soffriva, faceva di tutto per aiutarlo. Quando se n'è andato ha lasciato un vuoto, sì, ma allo stesso tempo ha portato una grande luce. Quando era in vita qua, sul piano fisico, si è sbattuto con tutti, con noi della famiglia in primis, affinché aprissimo gli occhi, facendoci riscoprire questa parte dentro di noi nascosta che ha solo bisogno di essere riscoperta. Quello che diceva sempre a me è che la fede è essenziale nella vita di ognuno di noi, deve essere il fondamento, il punto saldo. Mi diceva di pensare che è come un punto fisso, come un pilastro di una casa. Intorno a questo pilastro ruota tutta la nostra esistenza attuale e tutti gli attaccamenti. Ciò che dobbiamo fare, che diceva sempre lui, è riscoprire la vera essenza che risiede dentro di noi, ovvero la nostra anima, che come diceva lui poi in fondo che non è che la casa di ognuno di noi. Grazie dell'ascolto, grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Martino e quest'oggi volevo parlarvi delle 2 persone che sono venute a mancare anche abbastanza di recente, che sono state fondamentalmente i pilastri di tutta quella che è stata la mia infanzia e anche l'inizio di quella che è la vita adulta. E volevo parlarvi dei miei 2 nonni, il mio nonno paterno e il mio nonno materno. E loro erano 2 persone diametralmente opposte. Mio nonno paterno era un capo officina, una persona molto semplice, molto genuina, sincera, ha dato l'anima soprattutto per i suoi nipoti, per i suoi figli, ha dato il cuore, si è fatto letteralmente in 1000 pezzi per tutti noi. E mio nonno paterno invece era un po' agli antipodi, perché era una persona molto, diciamo, era un poeta, un artista, era un pittore, era proprio un poeta, scriveva poesie, amava la natura, amava immergersi nella natura, era un naturalista, immaginate, aveva una roba come 50 pappagalli in casa, quindi un casino della Madonna. Anche vero. E quindi quello che volevo dire appunto questa sera è il valore più importante che loro mi hanno trasmesso, e ci terrei che non fosse solo qualcosa che rimanesse dentro di me, ma vorrei che fosse, diciamo, è diretto anche a tutti voi, spero tutto il mondo, ma quello si vedrà. Ed è l'ideale che ho visto da loro, è l'ideale di amore e di bellezza, soprattutto bellezza. E mio nonno paterno la bellezza la vedeva nel lavorare col tornio, nell'aggiustare pianoforti, nell'organizzare immense cene di famiglia con parenti e pure gente che non c'entrava niente. Mentre mio nonno materno appunto lo vedeva nelle colline, tra l'altro anche abruzzesi, perché lui è vissuto a Vasto e anche ad Assisi, quindi è proprio autoctono, e loro hanno dedicato tutta la vita delle passioni che non sono passioni momentanee, passioni stagnanti, qualcosa che ti tiene incollato alla terra, ma è un qualcosa che ti eleva a livello superiore dell'anima. Perché? Perché secondo me, per come sto cercando di vivere la mia vita io, e quello che cerco di inseguire è proprio la bellezza. È come, immaginatevi di trovarvi di fronte al paesaggio che avete sempre sognato di vedere, al quadro più bello che abbiate mai visto. Cioè, come hanno vissuto la loro vita loro
era inseguendo quel tipo di bellezza che trovavano in cose che erano totalmente agli antipodi, ma che sostanzialmente avevano una leggerezza d'animo su quello che amavano. Infatti una frase che il mio nonno, quello che faceva in capo officina, diceva sempre in Veneto: "Ciapa vita come che avviene", che significa prendi la vita com'è, vivi la vita. È come quello che si chiama lo stato di flow, cioè tu non devi combattere contro la vita è una corrente, la vita è un vento, tu devi assecondare quel vento, tu sei come una foglia che si stacca da un albero, anche se ti stacchi dall'albero, che può essere anche paragonato alla morte, non sarai mai morto, sarai sempre parte di un ciclo, di un qualcosa che puoi vedere, che devi sforzarti a vedere. E questo è il più grande insegnamento che mi hanno dato e volevo trasmetterlo a voi, e come messaggio vi dico: ciao la vita come che avviene e seguite la bellezza. Oggi sono qui per dare voce ai bambini non nati. Questo messaggio è per mio fratello e da mio fratello. Non siate in colpa, ma confortatevi. Non siate in pena, ma amatevi. Conosciamo il vostro dolore, ma rallegratevi e siate pieni di gioia, perché noi siamo luce, siamo pace, vi amiamo e vi abbracciamo. Siate presenti per i vostri cari, siete amore e siamo amore. Un abbraccio alle mamme, una carezza ai papà, alle famiglie tanto affetto e calore. Yes, famiglia. Banchetteremo tutti un giorno là di qua. A presto i vostri figli, le vostre figlie e Luca. Ciao a tutti, sono Federico. Avevo un discorso dato da fare, ma poi Kevin mi ha fatto cambiare idea. Diciamo che mi ha fatto ricordare il perché siamo qua uniti e il perché si sta creando questo mondo di ragazzi. E è importante avere una comunità che dia spazio alle persone di sentirsi parte di una massa che vede l'individualità come una cosa positiva. Al giorno d'oggi siamo sommersi da questi gruppi che cercano di tenerci in una certa zona in cui non siamo noi stessi, ma siamo solo parte di un qualcosa che non è nostro. E dalle mie poche esperienze, perché anche io sono giovane, però ho sempre lottato contro il gruppo, contro una cosa unica, ma più a cercare chi sono io e a quello che posso dare e a quello che posso trasmettere. E vedo che tantissimi ragazzi sono bloccati nel gruppo che non permette l'uscita di sé. E quindi per me, per noi, per chiunque faccia parte di questo gruppo, è importante che le persone che sono qua con noi si sentano uniche e possano esprimersi liberamente, perché è questo che porta alla vera libertà. Ciao, sono Francesca e per me come giovane è importante amarsi, e anche se molte volte siamo giudicati, è difficile sì, però ce la possiamo fare, insomma si può superare questo. È un argomento che a me sta tanto a cuore e diciamo sì. Ho sofferto di bullismo per 3 anni e alle medie. Non è facile, non è solo questo, ecco. Però diciamo che lavorare sulla fiducia in se stessi, amarsi, ci sto lavorando. È una sfida, però so che posso farcela, come tutti noi in realtà. E appunto noi giovani abbiamo più bisogno di noi stessi, di rispettarci, di rispettare gli altri,
ma soprattutto anche di essere ascoltati.